principali motivi per cui alcuni cani non rispondono adeguatamente a quelli che sono i percorsi educativi, addestrativi o riabilitativi. Diciamo che ci sono 5 principali errori che possono essere commessi dagli addetti ai lavori. Il primo è quello di adottare sempre e solo dei programmi standard, e cioè di non personalizzare il percorso in funzione delle caratteristiche fisiche e comportamentali di quel cane. Il secondo errore, spesso collegato al primo, è quello di non osservare come il cane sta rispondendo al percorso e quindi in questo caso non verranno fatte neanche le dovute modifiche a quel programma e i dovuti aggiustamenti. Il terzo errore è quello di non individuare la presenza di eventuali patologie comportamentali, ossia di quei disturbi del comportamento che non sono dettate da diseducazione o mancanza di accorgimenti da parte dei proprietari nel gestire al meglio il cane. Sono delle vere e proprie alterazioni, anomalie nel comportamento e in questo caso è fondamentale che l'esperto riesca a individuarle, perché in caso contrario quello che accadrà è che quel cane verrà esposto a un percorso che in realtà risulterà semplicemente stressante, non lo aiuterà a migliorare, non aumenterà le sue capacità, le sue competenze, le sue abilità, semplicemente andrà a renderlo ancora più fragile, perché nei cani che presentano questi disturbi del comportamento, come possono essere le forme ansiose, le fobie e altro ancora, la capacità di apprendere si riduce. Nel momento in cui si riduce questa capacità di apprendimento, quello che accadrà è che il cane verrà periodicamente esposto a degli stimoli che non riuscirà nemmeno a memorizzare e non riuscirà ad utilizzare per costruire delle nuove competenze, appunto. Il quarto errore che può essere anche messo in atto è quello di non tenere in considerazione qual è la relazione tra il proprietario e il cane. Sì, perché durante un percorso di qualsiasi natura esso sia, è fondamentale che questa relazione sia ben consolidata. Il proprietario fungerà da guida, così come gli altri membri della famiglia, in quello che sarà il percorso a cui il cane verrà sottoposto. Ma nel momento in cui la relazione ha qualche lacuna, è fondamentale che l'esperto lo tenga in considerazione questo aspetto e possa aiutare la famiglia a migliorare anche la relazione. Il quinto errore che può essere commesso è quello di non rispettare e pianificare i giusti tempi di recupero tra una sessione e l'altra. Sì, perché come scientificamente anche già verificato e recentemente pubblicato sull'Applied Animal Behavior Science, il rischio nel momento in cui le frequenze sono troppo elevate di allenamento, cioè di sessioni in cui il cane viene indotto a fare delle attività, che sia in casa o in un centro cinofilo o durante una passeggiata, rischiano di ridurre anche la capacità da parte di quel cane di memorizzare a lungo termine. Quindi quello che è fondamentale è capire quali sono le tempistiche per quel cane. Ad esempio, con alcuni cani mi è capitato di riuscire a portare a un livello molto basso come frequenza il percorso e ottenere dei risultati impressionanti. A volte è bastato addirittura avere 2 sessioni di allenamento a settimana che il proprietario svolgeva direttamente in casa per ottenere dei risultati che magari con altri cani hanno previsto 4-5 sessioni settimanali. Quindi dipende sempre da soggetto a soggetto, ma sicuramente per tutti vale il principio che sessioni troppo ravvicinate rischiano di portare a un eccessivo stress quel cane e a ridurre la capacità quindi di migliorare le sue performance comportamentali. Spero ti sia chiaro che ovviamente tutti possiamo commettere degli errori. Quello che è importante è diffidare di coloro che hanno un metodo che è completamente sbagliato perché si basa su questi 5 principali errori. Ciao e goditi il tuo cane.